Bentornati nel forum, siamo qui oggi per parlarvi di Kisarta. Ora, Kisarta non è un gioco di ruolo, diciamo, a sé, è in realtà un modulo, o comunque lo volete chiamare, per la quinta edizione di Dungeons and Dragons, quindi come sistema siamo lì. Che tipo di ambientazione è Kisarta? È un'ambientazione che io definirei classica, ma anche molto particolare, perché per chi è minimamente esperto del mondo di Dungeons and Dragons e in particolare anche della quinta, che ha visto un'avventura particolare, in riferimento è una specie di Curse of Strahd portato all'ennesima potenza. Kisarta ci porta in un mondo popolato esclusivamente di morti, ma non è un aldilà vero e proprio come ci potremmo immaginare un inferno dantesco o un qualsiasi aldilà di qualsiasi cultura, diciamo. È una specie di posto perso in mezzo al tempo, in cui ci arrivano tutte quelle anime da diversi universi. Infatti è un'ambientazione stile multiverso, quindi potremmo avere persone che vengono dai Forgotten Realms, ad esempio, insieme a personaggi che vengono dalla vostra personale ambientazione, e giungono a Kisarta proprio perché nella loro morte l'anima si è persa e ha vagato fino a giungere a Kisarta, che è un mondo, diciamo, un universo totalmente a sé, popolato esclusivamente da morti, che però continuano ad avere la loro diciamo struttura fisica, la loro fisicità, grazie a un'energia che in Kisarta è chiamata etere, che pervade bene o male, in alcuni punti di meno, in alcuni punti di più, tutte le zone di questo mondo, e serve a dare appunto fisicità alle persone, alle cose, ma anche ai mostri che troveremo in questi luoghi. Funziona diversamente anche la magia, infatti l'energia magica in questo caso è chiamata Icore ed è un po' sostanzialmente complementare all'etere, diciamo quell'energia arcana che pervade tutto il mondo di Kisarta, che è un mondo molto particolare, è un mondo, come potete immaginare, gotico, buio, particolarmente per chi ci vive. C'è addirittura un sole che, se non sbaglio, è chiamato il sole pallido, che è questa sorta di sfera di luce pallida che illumina, fra virgolette, Kisarta, di cui non si sa tra l'altro la natura. Hanno speculato, ma nessuno ha mai avuto, diciamo così, tanto interesse a capire che cosa sia e perché è lì. La cosa particolare di Kisarta è appunto il fatto che noi giocheremo dei personaggi che sono già morti, e quindi, secondo un ragionamento logico abbastanza interessante, non possono più morire, almeno in teoria. Questo serve a introdurre la meccanica, una delle nuove meccaniche più importanti dell'ambientazione, i cosiddetti punti anima. I punti anima sono in sostanza un ulteriore valore che noi avremo sulla scheda, che vengono identificati in base alle statistiche di partenza e anche aumentano a seconda del livello del nostro personaggio, e rappresentano appunto la forza della nostra anima. Una volta che si sono consumati a zero, la nostra morte consisterà nella sparizione totale di qualsiasi frammento di anima che il nostro personaggio aveva. Semplicemente smette di esistere a livello anche esclusivamente metafisico, potremmo dire. In ogni altro caso, invece, quando il nostro personaggio morirà, semplicemente si dissolverà e si riformerà in un luogo a lui caro, che gli ricorda qualcosa della sua vita precedente, oppure, in mancanza di uno di questi, in un luogo bene o male dove c'è una concentrazione di etere molto forte che può riformare il suo corpo. Meccanica particolarmente interessante perché ci permette di giocare campagne mortali, ma senza, almeno per le prime parti, quelle, diciamo, quei rischi di perdita di giocatori che ci potrebbe avere una campagna di livello molto letale, quindi il fatto di perdere l'interesse perché è morto il primo personaggio.
c'è chi può piacere, c'è chi non può piacere, io lo trovo comunque una buona via di mezzo. La caratteristica di Kisarta è che appunto è dominato da anime perse, anime di soggetti un po' particolari, che vedono nella nuova vita ottenuta a Kisarta una possibilità anche di rifarsi o continuare quello che facevano in vita. Vedete, perché a Kisarta, sebbene si stia parlando di morti, i vizi della vita terrena sono in realtà molto diffusi, quasi in uno stile di inferno dantesco, perché a Kisarta è presente anche, ed è un elemento di lore ma anche meccanico, quello che è chiamato il grande gioco. Il grande gioco è in sostanza una lotteria di potere, una disputa a livello politico che si snoda sia sui campi di battaglia ma sia nelle relazioni diplomatiche fra tutte le fazioni più potenti di questo mondo, perché Kisarta non è un unico luogo, ci sono sostanzialmente 7 domini che sono dominati da un guardiano che ha sul suo dominio praticamente i poteri di un dio. Il dominio più importante viene chiamato Limbo ed è una gigantesca città, come vi potete immaginare, nebbiosa, gotica e piena di cimiteri e statue da cimitero, su cui dominano i signori del cerchio nero, che sono praticamente, possiamo dire, il livello alto delle divinità di Kisarta, sebbene esista anche un culto chiamato culto dei santi morenti. In questo senso tutti i guardiani dei domini e tutti i loro sottoposti, perché esistono casate nobiliari non indifferenti che si sono sviluppate in tutti i domini di Kisarta, si spartiscono, diciamo, il potere sui vari domini, utilizzando tutte quelle tecniche non molto simpatiche e abbastanza sporche con cui voi potete immaginare vada avanti la politica e la diplomazia, soprattutto di questo periodo, oserei dire. I nostri personaggi si troveranno e potranno prendere parte, a seconda del loro gusto, anche a questo grande gioco, chissà, magari anche diventandone dei giocatori particolarmente importanti. Non sto a elencare qua i vari domini, il manuale li presenta in maniera comunque abbastanza esaustiva, ma possiamo appunto andare dal Limbo, che è appunto la classica città gotica, ma ci sono luoghi più, diciamo, da inferno dantesco, grandi foreste, ognuno è caratterizzata in una maniera abbastanza diversa dalle altre e comunque ci è spiegato tutte le avventure che possiamo vivere lì. Oltre il sistema dei punti anima troviamo anche delle nuove classi, delle nuove razze e dei nuovi background che potremo giocare, potremo utilizzare per creare il nostro personaggio. Ne cito alcuni. Ad esempio, per le razze troviamo i disincarnati, molto interessanti, perché sono anime che hanno dimenticato la loro forma precedente, la loro forma che avevano in vita, quindi in sostanza si rincarnano, vanno a possedere la cosa più vicina a un umanoide che trovano. Generalmente a Kisarta si tratta di una di quelle statue da cimitero che molto probabilmente chiunque di noi ha visto, e quindi sono praticamente delle statue molto particolari. Immaginatevi quegli angeli piangenti, ora non mi ricordo esattamente bene il nome, che c'erano in Doctor Who, cosa molto particolare, perché si può anche ben integrare in un background, secondo me, di personaggi che si ritrovano reincarnati poi in maniera anche molto ironica in un corpo non totalmente loro, perché siamo letteralmente delle statue da cimitero. Come classi ci sono ovviamente delle classi che rispecchiano molto questa ambientazione. Quella che nome nell'abominio è una specie di mutaforma che è stato ormai così tanto pervaso dalle energie negative di Kisarta che può assumere forme mostruose e anche molto spaventose e utilizzarle a suo favore. Come background troviamo ad esempio il destino incompiuto, ovvero quei soggetti che sono morti tentando di realizzare la loro grande aspettativa, la loro grande missione nella vita, ma non ci sono riusciti e tentano in un qualche modo di portarlo ugualmente a compimento all'interno dei domini di Kisarta. Questo non vuol dire che non potremo utilizzare anche le normali classi di D&D quinta edizione, ovviamente, e nel manuale sono state aggiunte delle sottoclassi, quelle che in sostanza prendete quasi tutti a livello 3 nella quinta edizione, come ad esempio il totem della morte per il barbaro o il dominio dei sogni per il chierico. Ne ho nominati 2, ma ce ne sono
almeno un paio se non sbaglio per tutte le classi. Altra meccanica interessante, facendo conto che il sistema di gioco è quello di quinta edizione ovviamente, quindi non lo sto a spiegare, altro elemento interessante che è stato aggiunto è un sistema di follia e dannazione, perché ovviamente addentrandoci nei domini di Kisarta verremo a incontrare mostri che mettono alla prova la nostra sanità mentale ma anche la nostra integrità fisica, quindi potremo andare incontro a follie nuove rispetto a quelle che erano, se non sbaglio, già indicate nel manuale forse del master della quinta edizione, che possono essere temporanee o qui addirittura permanenti, ma anche delle corruzioni fisiche vere e proprie che andranno in un qualche modo a caratterizzare meglio, ma anche a impedire, a dare dei malus al nostro personaggio. Un'ambientazione sicuramente molto dark, molto per certi aspetti generica, perché con questa idea del grande gioco dà spazio a una serie abbastanza vasta di possibilità per chi vuole crearsi una campagna basata su giochi di potere. Viene spiegato molto bene ma anche in maniera generica, in modo che ognuno si può creare la versione diciamo che vuole con i rapporti fra i vari poteri di Kisarta, e sicuramente apre la strada a tantissime possibilità, dato che si tratta di un'ambientazione creata appositamente con un multiverso in mente, e generalmente comunque si sta parlando poi di personaggi morti, quindi abbiamo molte possibilità anche molto divertenti per creare il nostro personaggio. Mettiamola così, perché l'abbiamo già trattato sul canale, è un Unglorious più serio, è un Unglorious dark fantasy. Per chi è interessato a questi tipi di temi sicuramente è un altro manuale. Sì, è un'ambientazione ma da tenere nella propria riserva. La quinta edizione di Dungeons and Dragons si denota a questo punto come sempre affamata di nuove ambientazioni anche fan-made, cosa che non è male, perché abbiamo visto a questo punto spaziarla in qualunque tipo di possibile ambientazione che possiamo trovare, dato tra l'altro che stiamo parlando di comunque soggetti che potremmo definire in un certo senso non morti, maledetti in qualche modo perché si sono persi, non sono riusciti a raggiungere il proprio al di là, sono in un luogo sicuramente maledetto e terribile, e anche tenendo conto del sistema di corruzione che è presente nel manuale, anche per i fan di Dark Souls potrebbe essere un'ambientazione molto interessante. Spero con questo video di avervi velocemente interessato a Kisarta. Per approfondimenti maggiori, ovviamente a chi gli interessa gli lascio gustare il manuale, che è tra l'altro stato lodato molto per le illustrazioni, e lo devo lodare anch'io perché sono veramente molto belle e ci immergono proprio in quello che dovrebbe essere l'ambiente di Kisarta. Già l'illustrazione dei signori del cerchio nero, che sono queste ombre solo vagamente accennate, o com'è l'interno della cattedrale dei santi morenti, che è molto decadente, molto Bloodborne anche per chi ha presente quell'estetica, dà proprio l'idea di che cosa stiamo giocando, e sono anche belle da vedere in un manuale. Quindi consiglio vivamente a chi è interessato a questi temi, ma anche a chi vuole provare qualcosa di nuovo, di andare a controllare Kisarta, appunto. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito a mettere mi piace, a condividere il video, passare dalle nostre pagine social, Facebook, Instagram. Abbiamo anche una pagina Telegram nel caso vogliate fare due chiacchiere con noi in maniera più rilassata e tranquilla. Come ringraziamento finale, ma solo perché sta alla fine del video, devo ringraziare Andrea Biasone che ci ha fornito il manuale, così l'abbiamo potuto recensire. Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.